Era marzo del 2018, quando tutto ha avuto inizio. Quando forse, senza che nessuno di noi lo sapesse, le cose avevano già iniziato a cambiare e questa volta non per mano di qualcuno, ma per mano di un qualcosa. Sinceramente non avrei mai immaginato dove mi avrebbe portato questa storia. Questo video, perché poi è iniziato tutto con una mia rubrica che all'epoca si chiamava Urban Ghost Dark. Anche uno dei primi video che faceva Jack. E quindi niente, l'ho preso, siamo andati in macchina verso questa casa, sapevo di questa leggenda, mi avevano raccontato di questa leggenda, la leggenda del pazzo, di questo uomo che io avevo identificato come It, che spaventava i bambini lanciandogli le pietre. E da lì è partito tutto. Stiamo andando in una casa dove le persone del posto mi hanno detto che ci viveva un pazzo, un cosiddetto pazzo, una persona che entrava e usciva da questi luoghi di tortura. Questa persona qua era infastidita, da quello che mi hanno detto, dai ragazzini del posto, ok, che andavano lì e gli davano fastidio, gli rompevano le scatole. Appena siamo arrivati mi ricordo di questa anticamera che ti portava in una stanza dove c'era giocattoli, c'era una macchinina per bambini, per terra, sul pavimento, e poi in fondo a sinistra c'era un piccolo bagno con una vasca da bagno inquietantissima. Già mi chiedo, secondo te, dove dicevano che si appostava? È là, quel portico lì, quel balcone qui sopra. Perché c'è il giocattolo di un bambino? Qualcuno aveva piacere di giocare in questo schifo? Merda. La vasca da bagno. Dopo aver fatto un giro al piano di sotto, abbiamo visto che c'era una scala per andare anche ai piani superiori. Così l'abbiamo presa, siamo andati su e lì c'è stato il primo fenomeno paranormale che abbiamo registrato in quella casa. Cos'è stato? Un fischio. Cazzo! L'hai sentito? Sì, l'ho sentito. Ah, ok. L'ho sentito. Allora, tutto il nostro video sembrava finito lì. Casa inquietante, storia inquietante, eccetera, eccetera. Probabilmente saremmo venuti a fare un'indagine, ma non ci aspettavamo assolutamente che quello era solo la punta dell'iceberg. Quello che state per vedere è una cosa che mi è successa solo una volta nella vita. Fa ridere quando la racconto, perché io dico sempre: ho ricevuto una chiamata dal futuro. Adesso capirete. Mi sono trovato, in realtà non è una chiamata senza risposta, ma io l'ho vista così, ok? Non ci ho fatto caso. Ci ho cliccato sopra, 42 secondi, e dico: ma come potevo rispondere se eravamo là dentro? Allora guardo più attentamente, guarda la data. 7 aprile 2018. 7 aprile 2018. Tra un mese. Tra un mese riceverò una chiamata alle 13:20. Sì, alle 13:20 da 42 secondi. È un presagio. È un presagio o una maledizione? Per me era la prima volta che entravo in questa indagine. Avevo ovviamente ricevuto da Paolo, da Jack, tutte le informazioni che mi servivano e sapevo che tutto aveva avuto inizio da quella casa, in quel luogo così familiare come appunto le mura di un'abitazione, ma allo stesso tempo così oscure. C'era qualcosa all'interno di quella casa che non mi piaceva, non mi faceva stare tranquilla e soprattutto
avevo paura di questa figura, avevo paura di questo pazzo. Per esempio non ci hai ancora detto come ti chiami. Sta guardando. 7418. Sono date di cosa? È una data? Io? La tua data di nascita? No, ti ho risposto. Dopo tanta ansia, dopo tanta paura e soprattutto dopo tante ricerche, abbiamo forse trovato una risposta, la risposta che stavamo cercando. Quella risposta era all'interno di numeri, il 7, il 4 e il 18, dei numeri presenti su una matricola, la matricola di una persona. Questo vuol dire che questa figura da pazzo adesso era diventato un soldato, un militare. 7418. Ma è il tuo nome? Ma è il tuo nome? Ma è il tuo nome? Ma come fa a essere un nome 7-4? Una matricola. Sì. Ecco perché noi gli chiediamo il nome e lui non ce lo dice. Perché è 7418 il suo nome. Di maggiore. E continua, guarda. Quando parla lo fa in modo... È un grado? È un militare? Sei un militare? Sei un soldato? Sei un soldato? Sei un soldato? O volevi fare il soldato e non hai potuto farlo? Perché eri ritenuto pazzo? E questo è il problema? Che volevi fare il militare e non hai potuto? Oh, sì. Quindi la matricola... Guarda. Quel numero lì ce l'hai scritto sulla piastrina? Ok, quindi l'indagine aveva rivelato delle cose molto importanti, ma pensavamo fosse finita lì, tant'è che nel video io concludo dicendo tutti lo chiamavano pazzo, da adesso per noi sarà il soldato. E così il caso di Matteo era chiuso per noi. Ma come nelle più grandi avventure, a un certo punto, dopo molti mesi, il caso viene riaperto da un vocale mandato a Jack. Ascoltatelo. Ciao Jack, sono tornato da poco dall'Inghilterra, ho fatto una maratona dei vostri video. Quando ho visto l'indagine della casa del pazzo ho subito riconosciuto il luogo. Io ci andavo da bambino, io e i miei amici, ma così per fare Comunque arrivo al punto. Quando ho detto a mio nonno che ero entrato lì dentro, mi ha detto che conosceva quell'uomo pazzo, l'uomo che lanciava le pietre ai bambini. Il punto è che secondo mio nonno lui è diventato pazzo, non in quella casa, ma durante il periodo militare. Lui e mio nonno erano colleghi, si sono conosciuti all'interno di questo collegio che per un certo periodo aveva adibito una parte della struttura per un ospedale militare. Era diventata una specie di caserma, anche se so che questo non si può dire. In quel periodo quell'uomo ha iniziato a raccontare a mio nonno di vedere delle strane ombre e questa cosa è arrivata subito all'orecchio degli ufficiali, così l'hanno sbattuto fuori. Andate lì perché è lì che è iniziato tutto. Secondo me non è un pazzo, fatemi sapere. Ascoltando quel vocale, tutte le convinzioni che avevo si erano sgretolate. Per me fino a quel momento e per tutti quelli che ovviamente hanno seguito l'indagine, quello era il pazzo e quella era la casa del pazzo.
Ma dopo quelle parole avevo capito che questa persona non era diventata pazza all'interno di quell'abitazione. Era successo qualcosa che lo aveva portato a essere definito così da un'altra parte. Nuovamente sulle tracce, se così si può dire, di questa figura, di questo pazzo che poi è diventato un soldato e che pian piano stava entrando, e lo dico senza vergogna, a far parte del mio cuore, cioè mi ci stavo affezionando, seppur all'inizio mi aveva fatto paura, molta paura. Volevo scoprire di più e per questa ragione abbiamo ricominciato le indagini da una caserma e in particolare una stanza all'interno della caserma ha attirato la nostra attenzione. Era un dormitorio con tanti letti abbandonati, vecchi, e ognuno di questi aveva un comodino, un armadietto accanto, tutti uguali ovviamente, tranne uno. Uno aveva colpito subito la mia attenzione perché appeso alla struttura del letto in ferro c'era una giacca vecchia, abbandonata, appoggiata lì da qualcuno. Sul momento non gli abbiamo dato tanta importanza, anche se aveva colpito la nostra attenzione, ma sicuramente in futuro sarebbe stata la chiave. Sarebbe stata fondamentale. Armadietto. Te lo stavo per dire. È vero. Ognuno aveva il suo armadietto. E poi in una situazione del genere devi aver coraggio per raccontare. Guarda. Oh mio Dio, una giacca! Vecchia. Quella è una giacca! È stata rovinata da... Forse qualcosa cominciava a delinearsi nella nostra mente, una strada diversa, una storia diversa da come la raccontavano fino a quel momento. E quindi cominciamo a fare delle domande con il K2 in mano. Praticamente cominciamo a visualizzare un'altra storia nella nostra mente e la diciamo a voce alta. Ma è incredibile come il K2 comincia a risponderci. Cioè Matteo in quella caserma forse aveva visto qualcosa che lo aveva fatto diventare un pazzo agli occhi dei suoi colleghi. Pare che tu sia stato nominato come pazzo perché qui dentro vedevi cose strane e che probabilmente ti hanno cacciato da questa caserma. Guarda, hai visto? L'ho visto sì ragazzi. Hai capito? Adesso bisogna solo capire se l'hanno cacciato per delle motivazioni valide o ogni volta che dici cacciato. Per delle motivazioni valide oppure perché realmente lui ha detto la verità e ha pagato la verità. Ha pagato per aver detto la verità. Quello che state per vedere invece adesso è un qualcosa che dopo ritornerà davvero utile. Un EVP registrato dalle nostre telecamere, un suono metallico che solo dopo avremo capito che cosa o a che cosa si riferiva. Tutto è partito da qua, ma noi abbiamo bisogno di sapere più informazioni su di te. Te l'ho già chiesto prima. Cos'era? Oddio. L'hai sentito? Perché sempre dietro gli Sì, esattamente dietro di te. Era il rumore di una cosa di ferro. metallico. Sì. Fate molta attenzione a quello che era accaduto in quel momento, perché anche se subito non è sembrata una cosa importante, in realtà è quello che avrebbe dato una svolta alla nostra indagine. Quindi il tuo letto era questo? La miseria ragazzi, però se partiamo così no, Qua ci sono? Ha detto qualcosa del genere. No, io ho sentito. Cosa? Qua ci Qua ci sono bambini. bambini.
Bambini. Bambini all'interno di una caserma. Le cose stavano prendendo una piega molto inaspettata. Cosa mai hanno a che fare dei bambini con una caserma? Non solo. In quel momento, finalmente, il pazzo, il soldato, adesso aveva un nome. Matteo. Qual è il tuo nome? Avanti, soldato. Dai, su. Cosa ha detto? Ragazzi, un secondo, io ho sentito Matteo. Dai, su. Dai, su. Dai, su. Fin dal primo momento che abbiamo varcato la soglia di questa caserma, abbiamo avuto delle sensazioni strane. Cioè sapevamo che eravamo nella direzione giusta, ma non avevamo ancora trovato un punto di svolta. Ma ad un certo punto, forse dalle intuizioni di Debbie, quello che gli stava maturando nella sua testa, nella sua mente, ha cominciato a prendere una piega molto importante, anzi forse determinante per tutto il caso di Matteo. E così insistiamo e cominciamo di nuovo a fare domande in questa direzione. E guardate che cosa succede. Prima ha detto, qua sono tutti bambini. Sì. Non è che prima di essere una caserma qua dentro c'è successo qualcosa e le ombre che questo soldato vedeva erano le ombre di questi bambini. Che brutto, ragazzi. Ho i brividi da tutte le E parti. quindi noi adesso stiamo parlando con le ombre di questi bambini? Continuiamo ad indagare, le indagini proseguono perché avevamo tutti la sensazione che c'era dell'altro, c'era molto su cui scoprire. Il Matteo stesso non sembrava neanche essere forse presente in quel luogo, ma le anime di bambini forse ci stavano comunicando qualcosa, ma cosa? E quando si dice che c'è il caso, le coincidenze non esistono, involontariamente, perché ovviamente sono manesca e inciampo in ogni cosa, tocco un armadietto e produco un rumore. Da questa cosa viene prodotto un rumore. Questo rumore, che forse può sembrare insignificante, in quel momento non lo era affatto, perché ci aveva fatto accendere una lampadina e ci aveva riaperto la pista giusta forse da seguire. Questo era il rumore di prima. Brilla! Era il rumore di prima, cosa hai fatto? Ho aperto il cassetto. Sei sicuro, Jack? Era il rumore di prima, metallico, profondo, non tonfo, non sordo. Dobbiamo guardare negli armadietti? Ragazzi, prima apriamo. Era quello, sì, hai ragione. Tipo quello? Raga? Cosa? Raga? Cosa c'è? Non si può togliere? Che roba è? Cosa sono? Cos'è? Sembrano targhe. Raga, sono targhe. Sono targhe. Ci sono scritti dei nomi. Sono scritti dei nomi. Non leggo, Paolo, illumina. Sono scritti dei nomi. Rinaldo. Ma Sono scritti dei nomi. Sono scritti dei nomi. nomi e non solo. C'è anche scritta la città, cioè il paese. Da dove venivano. Luciano. Marco. Ok, voleva... Ci sta dicendo come si chiama. Io ero a dir poco sconvolto, perché per me già tutto quello che era successo fino a questo momento aveva dell'incredibile. Anche per come erano andate le cose, per come erano stati raccolti gli elementi.
Di certo questa cosa delle targhette mi lasciava con un punto interrogativo enorme. Devo dire la verità, io ero convinto che in una di queste targhette avrei trovato quella di Matteo. E nel momento in cui l'abbiamo stese su questo letto, vedere che non c'era il suo nome mi ha lasciato perplesso. Però non abbiamo mollato, anzi, abbiamo continuato. Io ero convinto che lì ci fosse il tuo vero nome. Invece no. Ragazzi, se ci ha toccato quel cassetto e ci ha fatto trovare quelle targhette, è perché quelle targhette... Esatto, c'è un motivo. Allora, o lì c'è il tuo nome, soldato, o lì c'è il nome dell'ombra che vedevi? O c'è il nome di chi ti ha cacciato? Da questa caserma? Perché quelle targhette? Voi forse non vi rendete conto perché i nostri video durano 20 minuti, massimo mezz'ora, ma per noi era passato un anno. Era passato un anno di ricerca e in quel momento tutto ci è stato chiaro. Cioè voi provate a immaginare se dopo un anno cercate delle risposte e queste risposte arrivano. Per noi è stato sconvolgente, è stato incredibile scoprire che questa persona forse è stata definita pazza perché vedeva quello che le altre persone non erano in grado di vedere. Cosa è successo? Porca miseria, ragazzi, ma la casa del pazzo non era famosa perché lui dava fastidio ai bambini? Gli tirava le pietre! Sai perché gli tirava le pietre? Perché li vedeva. Porca puzzola. Porca ragazzi, mi viene da piangere dalla paura. Porcaccia. Delle volte mi capita spesso che quando sono un po' in confusione provo ad agire con mezzi un pochettino più forti. Perché è vero che da un lato ho il rischio di sbagliare pesantemente e avere anche delle conseguenze, ma dall'altra parte spesso mi capita che questi gesti sblocchino in un qualche modo la situazione. Quello che state per vedere è stato uno di questi. Ho preso una targhetta e l'ho spaccata. Guardate cosa è successo. Cosa vuoi fare? Voglio romperla. No, non farlo. Sì. Guarda il Ghostar come va fuori di testa. Lui non è vostro. Questa persona non è vostra. Hai capito? Hai capito? Non lo so. Questo è forse uno dei momenti più emozionanti di tutta l'indagine per quanto mi riguarda. Anche nel libro La casa del pazzo l'ho scritto, che certe cose non accadono a caso e che a volte bisogna proprio dare voce alle proprie intuizioni, ed è per questo che ritorna protagonista quella giacca appesa a quel letto che fin dall'inizio aveva attratto la mia attenzione. Mi avvicino nuovamente a quella giacca perché volevo capire di più e ovviamente il K2 ha iniziato a illuminarsi e questo voleva dire che c'era qualcosa, ma quando l'ho presa in mano c'è stato un brivido perché non so da dove, se da una tasca interna, non lo so, da qualche parte è caduta per terra una medaglietta e su quella medaglietta c'era scritto il nome di Matteo. Soldato, questa giacca era la tua? E tu hai questa giacca appoggiata a questo letto? Porca miseria! Porcaccia. Porca miseria! Porca miseria!
Magari quando non era in servizio. Soldato, io la prendo. Sei illuminato. Mentre dicevi la prendo. Ok, beh, che problema c'è? Prendila. Sì, è solo un po' sporca. Mi è venuta in mente una cosa, visto che magari non c'entra niente, ma la voglio dire lo stesso perché io dico sempre tutto. Non è che prima il soldato ti ha detto lava, perché voleva che lavassi la giacca. Ah, può essere. Perché io la prima cosa che ho pensato quando tu hai detto la porto a casa ho detto Beh. la lavo? Non si lavano mai queste cose. No. Va bene. Andiamo. Cos'è stato? Non lo so, ho toccato io qualcosa. Non ci Oh, credo, cacchio! non ci credo, non ci credo. Oh, cacchio! No! Non dirmelo. Non è vero. No, Paolo, non dirlo. Paolo, non è vero. Scusa. Oh, Signore. Cosa c'è? Cosa c'è? Che puzza. Matteo. No, Non è vero. non ci credo. Mi viene da piangere. Fammela vedere. Si chiama... Lo vedi? Me lo fai vedere, mi illumini, Paolo, dammi la torcia che io non ho Io ancora non riesco a visto. No, riprenderlo. io sono un po' sconvolto. Io non riesco a riprenderlo. Non Forse riesci? lo prendi bene così. Va Aspetta. al contrario. Me lo fai leggere qua. così. Ah, No, ragazzi, vi prego, fategli una foto. Racconigi. Matteo. Alle... Vi rendete conto di quello che è successo? Non solo troviamo la targhetta di Matteo, ma troviamo un indirizzo. E quell'indirizzo ci porta al manicomio di Racconigi. Se prima non avevo parole, adesso ne ho ancora di meno. Quindi la prima cosa che abbiamo deciso di fare era di recarci a Racconigi. Dentro di me sapevo che avrei potuto fare ben poco, perché Racconigi è molto vicino a dove viviamo noi e conosciamo l'ambiente, sappiamo che è tutto iperblindato, inaccessibile, e quindi devo dire che era un po' da un lato triste, perché sapevo che non avrei potuto concentrarmi su quel luogo. Ma bisogna sempre lottare nella vita. E quella è stata la dimostrazione, perché noi siamo andati a fare il sopralluogo lì davanti e questo sopralluogo ha portato Debbie a fare delle ricerche sul luogo e soprattutto sugli anni in cui Matteo era potuto finire in questa struttura, e scopriamo una cosa fondamentale, che molti pazienti all'epoca del manicomio di Racconigi sono stati spostati nei manicomi limitrofi, tra cui il manicomio di Vercelli, che noi conoscevamo molto bene perché eravamo stati da poco al suo interno e avevamo seguito una storia incredibile sulla porta numero 7. Da Racconigi decidiamo di ritornare nella caserma perché, seppur avevamo delle idee che ci avevano portati a capire il perché questa persona è stata definita pazzo, non eravamo ancora certi di questa cosa. Dovevamo indagare di più, volevamo indagare di più. Per questo ritorniamo nella caserma e qui finalmente esce fuori una figura che fino a quel momento non era mai stata presente in tutta questa storia, che era la figura di un sergente. Sergente. Bravo! Sergente, ha detto. A questo punto non mi rimaneva che fare una semplice deduzione, purtroppo molto triste, cioè che secondo me era successo qualcosa di molto brutto ad un bambino all'interno di quella caserma. È stato fatto qualcosa di brutto a un bambino? Scavando sempre di più riusciamo a capire che probabilmente Matteo voleva farci scoprire una verità che lui conosceva molto bene, cioè il fatto che questo sergente c'entrava con questi bambini e che qualcosa di non bello era stato fatto. Lo chiedo ancora una volta.
C'entra qualcosa il sergente? Chi sono gli altri tre? Prima hai sentito che ha detto è una questione mia? Hai capito la questione lì? È una questione mia. Ci hai azzeccato. È la prima domanda che hai fatto. Si spente. E quello stai... Guarda. Ho cambiato le batterie prima di iniziare? Si è spenta. Sapevamo che dovevamo accendere la Ghost Box e mettere sotto torchio questa entità. E quello che ne è venuto fuori ci ha lasciati senza parole. Ascoltate. Cos'è successo qua? Soldati? Forse sì. Sì. Cercando di forzare sempre di più la mano, finalmente attraverso la Ghost Box esce fuori una parola chiave, cioè rito. Che cavolo è stato fatto qua? Non so Paolo. Cosa vi hanno fatto qua? Un rito. Ma senti quello? Io sento un rito. Quindi probabilmente 4 soldati avevano fatto qualcosa di molto brutto all'interno di quella caserma. Noi avevamo il sentore che l'entità con cui stavamo parlando era probabilmente la vittima di questa aggressione. E a quel punto volevo sapere dove si nascondeva. E mi dice una parola che per me è stata illuminante. Ti nascondi dove? Blindato. Capito, blindato. Ce n'era uno chiuso che non si apriva, so. È vero. Avevamo ottenuto le risposte che cercavamo, ma mancava ancora una cosa da fare. Dovevamo assolutamente ritornare al piano di sopra e provare ad aprire quel famoso armadietto. Grande. Aperto. C'è brillato. Ok, Apri, sta brillando. ok. Era quello che volevo. Ok. Ok. Quindi? Quindi non lo so. Aspetta un secondo. Ti chiudevano qui? Come facevano a chiuderlo lì dentro? Perché magari non aveva la struttura. Ma era semplicemente vuoto. Oppure che cosa mettevano qua? Sigillato. Che strumento mettevano qui? Non avevamo ancora ben capito se aprire quell'armadietto era stata una cosa buona o no. Sicuramente c'era una costante, cioè questo numero, il numero 5, che continuava a fuoriuscire dalla Ghost Box. Io voglio capire se sto facendo il bene o il male. Brava. 5, di nuovo. 5. Finalmente mi viene un'illuminazione. Ci metto un po' delle volte, ma mi arriva. Stranamente ogni tanto mi arriva. E il numero 5, perché non poteva essere il numero di una stanza?
dovevo cercare quella stanza. 2, 4, 3. Non ci credo. E la 5 chiusa. Al fondo di questo corridoio trovo quello che stavo cercando, cioè la stanza numero 5. Sforzo un po' la porta perché era chiusa e quando la apro mi si ferma il fiato, raga, perché davanti a me c'era un letto con sopra degli addobbi di Natale e 4 medagliette simili a quella di Matteo. Porta numero 5, scolorita, addobbi di Natale, targhette. 4 targhette. Debbie ci aveva visto bene, in questa stanza era successo qualcosa, anche qua con la Ghost Box noi continuiamo a fare domande, cerchiamo di capire, ma non so veramente, quando io dico che quello che facciamo noi è incredibile e delle volte è indescrivibile, è perché nel mio cervello ci sono proprio immagini come quelle che state per vedere. Sentite dalla Ghost Box la risposta nitida che esce riguardo a quello che è successo a dei ragazzi in quella stanza. E se per caso Matteo ha visto le ombre di quei 5 bambini che qua dentro gli hanno fatto qualcosa? Guarda. Chi sei? I ragazzi. Non è che avevamo più tanti dubbi, cioè era palese che all'interno di quella stanza era successo qualcosa e questo qualcosa probabilmente era proprio quello che Matteo voleva dirci, quello che aveva visto e forse è il motivo che poi ha cambiato la sua vita. Qua dentro cosa facevano? Si è acceso. Facevano rituali satanici? Rituali particolari qui dentro. Ditecelo. Guarda come brilla. Chi li ha fatti? Rispondi. Allora, il quadro era sempre più chiaro. Noi stavamo facendo delle domande perché volevamo veramente ad arrivare a un clou, ma il discorso era purtroppo sempre più chiaro ed evidente davanti ai nostri occhi. Quella struttura, che ormai sapevamo tutti non essere solo più una caserma, ma era una caserma temporanea per quei militari, in realtà erano stati, accolti da un collegio ecclesiastico, quindi ragazzi, provate a immaginare un'ala di militari e un'ala di bambini, ragazzini. Questa cosa aveva creato a un certo punto, soprattutto in un giorno particolare della settimana, delle cose inquietanti. E io faccio, insieme a Debbie, delle domande proprio su questa cosa qua. Chi li ha fatti? Ha detto domenica. Domenica. Mi facevano la domenica? Campane. Al suono della campana della domenica? Campane, l'ha detto. Campane. Ha detto campane. Okay, campane. Ok, facevano questi rituali la domenica. Al suono della campana. La campana perché lo facevano dopo la messa o prima della messa? Scusate, vi dico una cosa perché quando io ero in collegio, la domenica, tanti ragazzini se ne tornavano a casa. Rimanevano solo quelli che abitavano troppo lontano per tornare a casa. O gli orfani. O gli orfani. Quelli che non avevano famiglia magari. Avevamo capito che gli ufficiali delle stanze 7, 4 e 18 avevano fatto qualcosa, si erano macchiati di un qualcosa compiuto nella stanza numero 5. E di questa cosa abbiamo avuto conferma anche dagli strumenti. Gli ufficiali della stanza 7418, magari. Gli
Gli ufficiali, cazzo, guarda. gli ufficiali che stavano nelle stanze 7, 4, 18 Guarda. hanno fatto qualcosa nella stanza numero 5. E direi proprio che l'abbiamo preso, ragazzi. Ci siamo. Questa che stanza è? 7. Con quelle scoperte volevamo ritornare nuovamente al piano di sotto, perché era palese che sotto vi era Matteo e probabilmente questi bambini, mentre al piano di sopra c'erano le figure più scure di questa storia, quindi i sergenti. E volevamo tornare giù perché quello che adesso avevamo bisogno di sapere era se anni fa, quando eravamo già stati al manicomio di Vercelli, già allora Matteo si era messo in contatto con noi per cercare di farci scoprire una verità. E quindi il dubbio era più che lecito. E se già allora si era messo a parlare con noi? Se già allora era lui che cercava di dirci qualcosa? Eri già tu laggiù che parlavi con noi. E così? Che silenzio strano. Brilla, rosso. Guarda, Sta arrivando. è così allora. Sì, Peccato. è proprio così. Guarda. Peccato. A questo punto non ci rimaneva che preparare l'attrezzatura e tornare al manicomio di Vercelli. Troppi punti di domanda c'erano nella nostra testa, ma soprattutto adesso riguardante Matteo, perché avevamo capito il fattore scatenante, quello per cui l'avevano tutti additato di essere un pazzo, ma ci mancava tutta quella parte legata a lui. Che fine aveva fatto? Qual era stata la sua vita, il suo percorso all'interno del manicomio? E c'era solo un modo per scoprirlo: andare nel manicomio di Vercelli. Ritorniamo quindi a Vercelli, ma questa volta non da soli. Con noi c'erano due amici, c'erano Luca e Katie, che erano stati informati di tutto quello che avevamo scoperto, perché comunque anche loro si erano in qualche modo appassionati alla storia di Matteo. E nel momento in cui arriviamo a Vercelli, Luca in particolare ha un'idea, ci dà un suggerimento, cioè quello di provare a indagare all'interno della chiesa presente nel comprensorio del manicomio. Lo ascoltiamo ovviamente e quando arriviamo in quel punto capiamo che Luca aveva assolutamente ragione, cioè la sua intuizione era stata giusta, perché le cose che hanno iniziato ad accadere ci hanno messo veramente i brividi. Ti puoi avvicinare, per piacere? Cos'era? Campane. Cos'era? Infatti. Campane. Esatto. Ok, abbiamo iniziato. Ma che rumore è? Aspetta, non sono campane strane. Raga, questo è un organo.
Qua c'è l'organo, Là c'è un organo, raga. Andiamo vicino all'organo. Davvero? Dov'è Là c'è l'organo? Raga, questo è un organo. Sì, ma là c'è l'organo. Quindi noi arriviamo da aver sentito degli EVP nitidi, tant'è che eravamo tutti sconvolti. E gli EVP erano palesemente di un suono, di un organo. Luca dice andiamo dall'organo, io ho visto un organo. Vedete quando tutto si incastra alla perfezione? Andiamo dall'organo, accendiamo la nostra ghost box e cominciamo a fare domande. Ma Luca, siccome era sempre stato uno molto curioso, alza una lastra di marmo. Lì sul momento noi pensavamo fosse una lapide, in realtà era il bancone dell'altare della chiesa e dentro i banconi degli altari spesso ci sono le reliquie. Perché ci volevi qua? Per quale motivo ci volevi qua? Io cosa? Guarda. Luca? Luca. Guarda, è un pacchettino. Tra l'altro... Con la cera H. Esatto, con la cera H. È un pacchettino chiuso, raga. Guarda il K2 di Katie. Con la cera... Dai, con la cera. Cieli. Attento a toccarlo con mani nude. Cosa c'è scritto? Montanelli 22/3/1934. Ma che cosa abbiamo trovato, raga? Ma sono denti quelli? Non lo so, che cos'è? Non lo so, ho visto questo e ho detto che cacchio ci fa? Guarda dov'era. Oh mio Dio! La lapide quella. Oh Era qua mio dentro, Dio! raga. È una reliquia! Luca, quella è una lapide. Io non lo so, ma che... Successivamente decidiamo di spostarci e di concentrare le nostre indagini nel padiglione da cui tutto praticamente aveva avuto inizio anni e anni prima. Ritorniamo quindi nel luogo in cui eravamo stati molto tempo prima e nuovamente anche qui le manifestazioni paranormali sembrano non mancare, perché comunque delle porte che si aprono e si chiudono da sole voleva pur dire qualcosa. E a testimoniare questa cosa in quel momento non eravamo solamente noi, ma vi erano anche Simone e Vincenzo, che per loro era la prima volta che partecipavano a una nostra indagine. Lo puoi fare? Paolo? Grande. Un secondo. Aspetta. Lasciagliela aprire. Voglio che parli. Bravo. Continua. C'è qualcuno che continua a passare avanti e indietro. Sì. Guarda. Non la Guarda. chiude? Continua a Però potrebbe passare. essere una corrente, Sì, una corrente che d'aria. gestisce lui però. Una corrente d'aria. Lascia i ragazzi qui. Cos'era? È morta la GoPro, ragazzi. La terza batteria ed era nuova la batteria. Oh, lo so, l'avete E cambiata prima. Sì, l'abbiamo cambiata Paolo, prima. chi si sta aprendo la porta? Paolo! Raga. Ok, si è chiusa. Ok, mi sono spaventata. Ok, lo ammetto, mi sono spaventata. Sento e capisco che c'era qualcuno. C'era qualcuno che voleva comunicare con noi, probabilmente non nel modo in cui stavamo facendo. Così decido di colpire il muro per produrre un tonfo, un rumore e attendere una risposta. Ci riprovo, tutte le stanze. Ci riprovo. Dove sei? Picchia.
mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. C'era richiesta. Sta dicendo? Ancora. Più forte. Decidiamo quindi di spostarci dal primo padiglione, quindi quello della porta numero 7, e dirigerci verso il padiglione dei bambini. Perché quando si dice è un padiglione che avremmo comunque fatto, ma non sapevamo ancora che era molto collegato alla storia di Matteo. Quindi ci spostiamo e la cosa che mi ha fatto veramente impressione è che appena siamo arrivati abbiamo registrato un mugugno, una voce gutturale, ma ad un volume molto alto. Cosa? Sì. Sentito tipo? È bungugnare. Sì, ha ragione. Dopo molti tentativi di comunicare con la Ghost Box, finalmente arriva una svolta. Sentiamo nitidamente pronunciare il mio nome, Deborah, che subito ovviamente abbiamo pensato tutti a me, pensavo fosse il mio nome, cioè io mi sentivo interpellata. In verità Matteo non si stava riferendo a me, perché subito dopo dice mia moglie. E questa cosa ci ha fatto veramente venire i brividi, perché è stata la prima volta che quell'entità aveva iniziato ad aprirsi e a parlare anche di quello che faceva parte del suo personale, della sua vita privata. Quindi molto probabilmente sua moglie c'entrava in tutta questa situazione, probabilmente anche lei era stata presa e rinchiusa come lui all'interno di un manicomio. Chi sei allora? Deborah. Ma chiaro, Deborah. Cosa vuoi? Mia moglie. Deborah è tua moglie? Di nuovo l'ha detto? Mia moglie si sta guidando in capo. Qui l'intuizione ce l'ha Vincenzo, perché Vincenzo durante il pomeriggio aveva fatto un sopralluogo insieme a Simone in totale libertà. Praticamente gli avevamo detto andate, girate, scattate foto. Lui in questo momento ha un'intuizione e si ricorda di una stanza in un padiglione che tra l'altro io e Debbie non avevamo mai visitato, dove c'era una poltrona e un divano rosso. E gli chiede, anzi vuole che chiediamo noi alla Ghost Box e allo spirito, se è lì che vogliamo andare. E sentite la risposta. Porca miseria, Vinci, hai già risposto. Era nel cantino dell'ospedale? È successo là sotto? No, vabbè, raga. Dove eravamo prima io e Simone? Raga, cavolo, raga. Tutto era incredibilmente fluido. Tutti i tasselli del puzzle si stavano incastrando. Guardate con che facilità, dopo una sessione di Ghost Box, noi ci spostiamo di padiglione, seguiamo l'intuizione e arriviamo in una stanza dove c'erano migliaia di fascicoli. Mi ricordo che io ne ho aperto uno e sono rimasto senza parole, perché era un elenco di sole pazienti donne. Pieno. Matteo, qua c'è il tuo fascicolo, vero? Il tuo, quello di tua moglie, quello della tua famiglia.
Raga, qua sono solo nomi di donne. Solo donne. Solo donne. Paolo, hanno brillato tutti e due. Raga, proviamo ad andare a vedere sopra. Mentre ci stavamo spostando da un padiglione ad un altro, ci imbattiamo per puro caso in una stanza all'interno della quale c'era un macchinario identico, simile, molto simile a quello presente nella stanza numero 7. Ovviamente per noi non era un caso. Sto posto non l'avevamo mai visto noi. Raga, c'è un altro macchinario dell'elettroshock. E allora era lì che voleva che andassimo. Ci ha portato nel culto. Arriviamo quindi in questo punto e tutti ci stavamo sentendo dentro che eravamo un po' arrivati al capolinea e semplicemente proviamo ulteriormente a parlare con Matteo, facendolo viaggiare nei ricordi, facendogli vivere di nuovo tutto quello che avevamo passato in tutto questo tempo insieme. Gli raccontiamo di come tutto ha avuto inizio, dalla casa del pazzo, dalla leggenda. Gli raccontiamo tutti i nostri viaggi che abbiamo fatto tra i manicomi, la caserma, fino ad arrivare in quel momento, in quel punto preciso, e non otteniamo risposte. E dalla Ghost Box non è più uscita una parola. E i K2 sembravano non smettere più di brillare, ma nessuna risposta è più uscita. O meglio, a parer mio, quella era la risposta, forse la risposta più chiara e più forte di tutte. Quel punto aveva decretato la fine della nostra storia, la fine della storia di Matteo e mi emoziona. Tutto è iniziato dall'elettroshock alla stanza numero 7 e tutto finisce qua, questo scantinato. Speravo che... Ecco perché voleva che venissimo qua, perché dovevamo sapere questa cosa molto importante. Della moglie e del figlio. Abbiamo ricostruito tutta la sua vita. Sì, ci ha voluto raccontare tutto della sua vita. Tutto. Ma spero e penso che l'abbiamo aiutato. Guarda. Sì, il mio, cioè... Sono impazziti. Sì, totalmente... Matteo, noi qua ci salutiamo. E... io ti voglio ringraziare per averci raccontato la tua vita, una vita veramente di grande sofferenza, dove ti hanno tolto tutto. Ti hanno tolto la famiglia, ti hanno tolto anche, penso, te stesso, perché hanno smentito tutto quello che tu in quella caserma collegio avevi visto, facendoti passare come un pazzo. Cosa che non eri. No. Speriamo di averlo aiutato. A sto punto sono contento della mia Urban Ghost Ark. Tu hai voluto farci trovare quella reliquia perché è la reliquia di una persona cara. Sì. E noi la costruiamo. Che magari li hai liberato. Hai visto? Sì. Grazie per averci raccontato la tua storia, e noi ti ricorderemo sempre, non come il pazzo, Assolutamente. ma come Matteo, il soldato. Esatto. E padre di famiglia. Assolutamente sì. Ciao Matteo. È incredibile. Cioè... Ma La storia è pazzesca, normale ragazzi. che esploda così? Sì, perché
Perché A maggior ragione se becchi la sua vita, Guarda, la sua ha storia. ascoltato e ci sta dando ragione e ci sta salutando. Ci sta ragazzi. salutando, esatto. È stata lunga, però. È stata molto lunga. È impressionante vedere come un aggeggio del genere ti dà la dimostrazione che qua in mezzo a noi non siamo solo 5, ma c'è qualcun altro, sono più persone. Guarda. Boom. Bene. Ragazzi, Io direi che- abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sì. Sono molto emozionato nel fare questo video e nel fatto che ho dovuto rimontare tutte le immagini di questa incredibile avventura. E sono ancora più emozionato sapendo che oggi, nel 2025, siamo ritornati nella casa del pazzo. Matteo? Matteo, ci sei? Matteo, ti ricordi di noi? Ci sei? Shh. Cosa? Hai sentito? No. Matteo, sei tu? Matteo, sei qua? Matteo, ti ricordi di noi? Di là non si può più andare. Guarda. Pieno, 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 però ancora tutto abbandonato, tutto. Maledizione. Maledizione. Sì, mi has detto maledizione. Oddio, questa casa potrebbe essere maledetta. Tutta la sua storia potrebbe essere maledetta. Ridere. Un colpo? Sì. Vuoi andare a vedere? No, sono pietrificata. Signore. No, ma è la storia di Matteo, te ne rendi conto? È la storia di Matteo. Allora, prima, non ci posso credere, prima ridere, adesso signore. Sì. Cioè, e quella roba lì sta ripercorrendo tutto, cioè, capisci? Proprio quello che diceva la gente veniva qua, sentiva, vedeva un signore sul balcone che gli tirava le pietre, che sentivano ridere, che era considerato un po' come un clown del paese. Ti ricordi? L'ho detto a Jack la prima volta che siamo venuti qua, che c'era questa casa di cui tutti avevano paura, con questo signore che lanciava le pietre. La casa del pazzo la chiamavano, proprio per quello. Paul? Militare. Matteo, noi in questi anni abbiamo sempre continuato comunque a parlare di te. La tua storia è stata ascoltata da tantissime persone. Noi stasera siamo ritornati qua perché comunque vogliamo anche sapere come stai. Rinchiuso. Lui rinchiuso è stato per tanto tempo che non si è cambiato niente, ancora così, a distanza di anni. Sempre uguale Matteo? Sei. Tipo, sei tu? 19, 2020, 21, 22, 23, 2024. Sei. 6 anni. Da 6 anni qui. Esatto.
Nonostante il tempo, magari lui è ancora qui. Puoi vedere un po' la casa, poi andiamo? Va bene, sì. Matteo, noi volevamo dirti, siamo venuti qua apposta, perché comunque volevamo farti sapere che noi non ci siamo dimenticati di te. No, per niente. E che anche se sono passati gli anni, abbiamo fatto tante indagini, siamo stati in tanti posti, abbiamo conosciuto tante storie diverse, tu comunque sei rimasto nel nostro cuore perché sei stato la prima grande emozione forse che ho provato con il pit. Me l'abbiamo sempre detto. Sì, infatti noi siamo qua stasera, io e Paolo, ma siamo qui a nome di tutto il pit. Siamo qui per dirti che sei rimasto nei nostri cuori. Assolutamente. E che non ci siamo mai dimenticati di te. Esatto. Ma anche chi ci segue da così tanti anni, ha sempre parlato di Matteo. Sempre. Il soldato Matteo. Il soldato. E tutte queste persone, se ancora oggi sono qui con noi al nostro fianco e sanno dove siamo, sanno con chi stiamo parlando, saranno emozionate quanto me e Paolo in questo momento. Perché, Matteo, io sto provando un'emozione enorme. Sì. Enorme. Fortissima. A essere qua. Fortissima. Cioè, mi vengono i brividi a pensare a quanti anni sono passati. Curioso. Stavo per dire la tua storia. Matteo? Sei tu? La tua storia ha unito così tante persone. Non puoi immaginare. Io sento dei passi. Matteo, noi adesso dobbiamo uscire. Sì. Perché non possiamo stare Non possiamo stare qua. Questa casa purtroppo è diventata molto molto pericolante e hanno messo un divieto di accesso. Esatto. A noi ci hanno permesso di stare qua per pochissimo tempo perché è molto pericoloso e noi vogliamo... Cosa c'è? Ho sentito toc. Ascoltare. Caos. Sì, c'è molto caos. Ma stiamo qua davanti. Staremo qua davanti alla casa. Sì, possiamo stare davanti. Magari proviamo ad accendere la ghost box, proviamo a parlare. Assolutamente. Proviamo. Proviamo a vedere se hai qualcosa da dire, se vuoi farci sentire la tua voce. Ok. Maledetta. Siamo entrati con maledizione. Ah, ecco, stavo per dire la seconda volta. Praticamente. Il concetto. Sì, il concetto. Siamo entrati con maledizione e usciamo con maledetta. Questa casa magari è maledetta per lui. Cioè comunque da qui è iniziato tutto, l'hai detto te. Tutto. Ridere. Lui qui veniva chiamato pazzo. Pazzo, certo. Allucinante. Magari questa casa, proprio perché è pericolante, verrà poi distrutta. Io non lo so, però tu non andrai via con lei. No. Io mi sento osservata. Andiamo. Ascoltatemi. Scusatemi. Scusatemi. Matteo, hai qualcosa da dirci?
Matteo? Ma qualcuno ha toccato la macchina? Sì, Ah, boh, ok. io. Mi sono sentito toccare Paolo. la macchina dietro. Ha detto io. Ok. Da dietro, sì, però abbia le telecamere qua. Sì, sì. Ragazzi, infatti se ci vedete guardare avanti è perché abbiamo le telecamere. Anzi, sapete che cosa faccio io? Eh? Mi accendo la mia videocamera sul cellulare in modo che così inquadro le videocamere. Matteo? Urlo. Di nuovo! Allora prima non era un qua. Era un urlo. Stai soffrendo? Cosa hai detto? Io l'ho capito 2 volte. Cosa? Il sangue. Lo vuoi sentire? Lo vuoi sentire? Sì. Zitta. Zitta. Di nuovo ha toccato la macchina. Oh raga, Ho tanta voi non paura. potete crederci, stanno toccando la macchina. Ma lo vedete dalle telecamere? Non c'è. Ho tanta paura. Matteo, sei arrabbiato? Esatto. Stai male, c'è qualcosa che non va. Lo sai che con noi puoi dirlo. Puoi dircelo. Non Ma- c'è più? Matteo, sei arrabbiato? Sì. Tu lo sai. Tu. Sta parlando con te. Cosa dovrei sapere? Io la so la tua storia, sì. Ma noi abbiamo detto la verità. Noi abbiamo raccontato che tu sei stato ingiustamente imprigionato in un manicomio e hanno ingiustamente torturato la tua famiglia. C'è dell'altro? Perché sappiamo che c'era dell'altro. Aspetta, sono passati tanti anni, però magari parla di qualcosa che è avvenuto. Sì. Ti ricordi che quando noi eravamo tornati qua avevamo un po', diciamo, abbiamo fatto quella scoperta di Giulia? Che c'entrasse qualcosa? È una cosa vecchia o una cosa recente? Questo almeno ce lo puoi dire? Personale. Ok. Ma è di tanti anni fa? Personale, quindi non c'entra Giulia. Ok. Questo ce lo puoi dire? Magari ti possiamo aiutare. Ti è successo qualcosa di recente? Hai parlato anche di maledizione. Esatto. Più di una volta stasera. Cosa intendi dire? Ti riferivi per caso alla casa? Racconta, cos'è che non va? Dopo tutti questi anni, che cosa puoi dirci? Noi vogliamo sapere. Matteo... Abbiamo qualcosa di suo a casa? Sì, io ho la sua targhetta, presa nella caserma. Ho la sua targhetta, ho scritto Matteo sopra. Sì, ho la sua targhetta, che l'ho presa nella caserma. Dov'è? Nel museo. Nel museo l'ha detto. Ok. Ha detto museo? Mi sembra che ha detto museo. Da risentire? Sì, è nel museo. Perché hai chiesto questo? Personale. Sto pensando a qualcosa suo di personale, tu lo sai. Qualcosa, non lo so, magari... Quella targhetta lì, ti ricordi? Ce l'ha fatta trovare in una maniera assurda. Esatto, Abbiamo dovuto però stavo rompere pensando magari un armadietto e poi... vuole che... Non lo so.
Matteo, noi dobbiamo andare via adesso. Matteo, noi andiamo. Io sinceramente spero che tu stia bene. Spero che tu abbia trovato un po' più di pace. Noi continueremo a raccontare sempre la tua storia perché il tuo ricordo sarà indelebile per sempre. E spero che questa cosa tu la possa apprezzare in un qualche modo. Non ho una bella sensazione. Neanch'io. Devo essere sincera, raga, ve lo devo dire. Proviamo un attimo ad andare poi a casa e proviamo ad accendere una candela vicino Alla piastrina. alla sua piastrina con scritto Matteo. Non so se si vede o si è visto dal mio atteggiamento in video. Ho delle emozioni molto forti e contrastanti riguardo a questa cosa qua. Cioè, da un lato vi ammetto che sono rimasto molto amareggiato. Perché in un qualche modo Matteo mi riesce sempre a strapparmi in un certo senso un sorriso sul volto. Mentre essere ritornato lì dopo tanti anni mi ha un po' intristito perché ho visto che forse rimarrà sempre una nota amara nella sua vita, un trauma troppo grosso che non può essere cancellato. Forse la nostra missione, come mi piace chiamarla, è stata quella di dare voce a questa storia e in un qualche modo di averla resa immortale. Io l'ho scritto prima nel montaggio. Secondo me la cosa più bella di Matteo è che ha vissuto non solo nelle nostre vite, ma anche nelle vostre e ha lasciato un ricordo indelebile che non verrà mai più sciolto. Dopo questa esperienza che abbiamo voluto rivivere, probabilmente ho capito che ci sono certe situazioni dalle quali non si esce mai. Io penso che Matteo non uscirà mai dal trauma che ha vissuto perché ormai questo trauma fa parte della sua vita, fa parte della sua persona. Sicuramente c'è una cosa diversa rispetto al 2018, cioè che da quell'anno in poi ne facciamo parte anche noi. Anche noi facciamo parte della sua vita, della sua storia e lui in modo prepotente fa parte della nostra. A maggior ragione di quella del Pit perché ha segnato l'inizio di tutto. Ha segnato... Adesso ce la faccio. È stato il mio primo libro che ho scritto e questa cosa mi emoziona tanto perché è da quando ero piccolissima che avrei sempre voluto scrivere e se riesco a parlare lo dico. Avrei sempre voluto scrivere e non avrei mai pensato di arrivare a questa età e dire che grazie a una presenza paranormale sono riuscita a fare questa cosa. Quindi io voglio chiudere questo video dicendo che a tutte le persone che dicono che siamo degli stupidi a credere che possano esistere i fantasmi, dico che è una loro personale opinione ed è più che accettabile, ma è incredibile come anche un fantasma può generare un miracolo o comunque realizzare il sogno di una persona. E
Per questo motivo io continuerò sempre a credere a testa alta e non mi vergognerò di dirlo né di farlo, perché credere mi ha cambiato la vita e se devo essere definita pazza come Matteo, sono orgogliosa di essere definita così. In the mirror as my bones disappear. And just like a ghost, I will haunt these halls. You may hear my steps, but I won't speak